Ma tu la senti questa energia che passa attraverso il corpo? Sì, la sento. E che effetto ti fa? La tranquillità anche nelle interrogazioni. Potremmo definirla una novità che viene da lontano. Sì, perché in questa scuola di Roma i bambini delle classi elementari praticano la meditazione yoga secondo una tecnica messa a punto dalla guida spirituale Sri Mataji Nirmala Devi all'inizio degli anni 70, con particolare attenzione ai bambini. Dal 2003 questa attività è stata introdotta in Italia e oggi sono un centinaio le scuole che nel nostro paese aderiscono ad un coordinamento internazionale di associazioni di volontariato che promuove la diffusione di questa tecnica senza fine di lucro alcuno, ma con risultati molto interessanti. Abbiamo il caso di un bambino che addirittura la mamma tornava dalla spesa stanca, ha fatto posare i sacchi della spesa, l'ha fatta sedere e ha ripetuto tutto quello che lui aveva fatto in classe, l'ha ripetuto a lei. Notevoli risultati si sono ottenuti con l'adozione della meditazione anche nelle attività di sostegno per bambini diversamente abili. Alessandra ha avuto sempre grosse difficoltà di linguaggio, adesso invece in questo lavoro, in questa condivisione si è aperta di più agli altri. E a quanto pare questa pratica può realmente contribuire al miglioramento di rapporti storicamente conflittuali. Senti, ma di che squadra sei? Lazio. Con la meditazione si va un po' più d'accordo con i romanisti? Sì. Sì, con me sì, io sono romanista, siamo migliori amici. Grazie ragazzi. Che belli questi bambini. Allora, con la meditazione si va un po' più d'accordo, ha chiesto Alessandro Filippini. È stato detto sì, e come? Maria Grazia Capulli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, perché proprio di questo oggi vogliamo parlare, ovvero anche di questo, no Maria Grazia? E saluto Giovanni Turchetti, osteopata, Salve, grazie buongiorno. di essere qui a TG2 insieme. Così come vado in questo parterre tutto al femminile, dico io finalmente, salutando Anna Maria Mendola. Buongiorno. Lei è una volontaria dell'associazione Inner Peace, così come lo è Fiorella Brancaleone, buongiorno, e Barbara Serracini. Buongiorno. Allora, questa associazione, Maria Grazia... Abbiamo qui queste tre meravigliose volontarie che lavorano nelle scuole. C'è questo bellissimo progetto. Io vorrei chiederlo subito a Fiorella, che è una maestra ma anche una volontaria, che ha aderito con grande entusiasmo, perché c'è proprio un cambiamento, l'abbiamo visto anche nel servizio di Alessandro Filippini, nei bambini, anche il deficit di attenzione, per esempio, che è un problema, qui sembra che si risolva. Sì, in effetti è un problema che sembra avere una soluzione, perché questa energia, diciamo, che si risveglia dentro le persone mentre fanno questo piccolo percorso, ovviamente adatto ai bambini, quindi utilizzando giochi, utilizzando canzoni, utilizzando movimenti, però tutti finalizzati a portare l'attenzione dentro, quindi è proprio un percorso di crescita della consapevolezza, quindi oltretutto porta benefici sia per l'attenzione, per l'ascolto, per la concentrazione a scuola, per anche le relazioni tra compagni. Ma i bambini riescono a fare questo piccolo percorso di guidati meditazione? Opportunamente, ovviamente, perché Certo. sono piccoli, però riescono perché hanno proprio un'attenzione molto molto pulita, diciamo. Ma c'è anche Quindi meno sono... competizione, sì, immagino, sicuramente, vero? Sono sì. più armoniosi tra di loro, hanno dei Esatto, comportamenti più... Sicuramente, perché c'è proprio un miglioramento, diciamo, anche nella comunicazione, nelle relazioni, anche per gli insegnanti stessi quando partecipano, che direi. spesso partecipano, insomma, in queste lezioni che Certo. facciamo, quindi loro stessi si sentono più rilassati e questa pace poi che hanno dentro la possono anche un po' comunicare agli alunni, Esternare. Io vorrei esternare. chiedere a Barbara, per esempio, ecco, che cos'è esattamente questa meditazione Saja Yoga? Che cos'è? Come si fa? Questa meditazione Saja Yoga ci è stata insegnata da Srimata Nirmala Devi, che è arrivata come la primavera il 21 marzo del 1923 e ha dedicato praticamente tutta la sua vita all'evoluzione spirituale dell'essere umano. E è proprio come una grande madre, perché un po' così la potremmo definire, e la sua massima attenzione è sempre stata molto rivolta ai bambini.
diciamo che il principio di base dei suoi insegnamenti nasce proprio da questa necessità di trovare una pace interiore, quindi di fare un lavoro di ricerca dentro ogni essere umano e di iniziare proprio dalle fondamenta, quindi da quando si è piccoli, e sviluppare questa attenzione del proprio sé per avere una coscienza innanzitutto di se stessi, per arrivare poi ad una coscienza collettiva. Quindi Sri Mataji ha dato modo che questa tecnica estremamente semplice, perché si chiama appunto Sahaja, che vuol dire innato, nato con noi, e yoga, che vuol dire unione, è proprio un'unione spontanea di questa energia che proprio come un seme è in ogni essere umano e risiede nell'osso sacro, viene spontaneamente risvegliata e ci connette a quella che poi è l'energia onnipervadente. Quindi chiunque la può imparare in maniera semplice e breve, con poco tempo. Facciamo questi corsi. Ecco, chiedevo, facendo dei corsi, immagino, sì, no? Perché dalle scuole materne, quindi parliamo di bambini di 3 anni, fino alle università. Anna Maria opera anche nelle aziende per la sicurezza sul lavoro, c'è un progetto interessantissimo. Ecco, Anna Maria, che cos'è? interessante. Questo progetto potrebbe anche allargarsi qui da noi, dice. Ne abbiamo bisogno. Sì, effettivamente parliamo sempre di stress, no? In qualche modo, questo stress che ci attanaglia. Attraverso le tecniche di meditazione Sahaja Yoga noi proponiamo la prevenzione allo stress lavoro correlato. L'abbiamo presentato a Confindustria di Avellino, abbiamo fatto formazione per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, però diverse figure nell'ambito aziendale, quindi anche i lavoratori, i dirigenti del comune per esempio di Frosinone, per come benessere organizzativo, anche se in realtà Sahaja Yoga, poiché si tratta proprio di conoscere se stessi, no? Perché con il risveglio dell'energia Kundalini noi arriviamo in uno stato di consapevolezza senza pensieri. Allora quando non ci sono i pensieri, quando riusciamo a trovare il silenzio interiore, riusciamo proprio a percepire tutte le qualità che risiedono dentro di noi, quale la pace, il coraggio, riusciamo proprio a sentire la gioia e a conoscere noi stessi. Che bello. Diventando infatti maestri di noi stessi abbiamo uno strumento importante, perché... Ma io infatti conosco alcuni di loro che fanno questa attività di volontariato. Sì. La cosa che mi ha sempre colpito è che io li vedo sempre sereni, sorridenti, felici. Poi non so nel profondo, però l'atteggiamento... Infatti mi permetto di dire, io sono ingegnere e mi occupo appunto di sicurezza. No, guarda, io stavo chiedendo, dico, allora hai detto delle cose meravigliose che eravamo tutti così, no? No, però mi chiedo, dico, ma nella vita chissà cosa farà, allora, tutto il giorno in meditazione? No! Allora le dico, io tra l'altro questa scuola, ci sono le mie figlie che stanno qui in questa scuola di Castel Giubileo, ecco, che sono nate... Lei è ingegnere? Io sono ingegnere e mi occupo di sicurezza sul lavoro e anche di ambiente. Sì. Allora comunque queste bimbe mie che sono nate meditando, no? Quindi vedevano proprio la differenza con altri bambini che semmai erano molto irrequieti, molto agitati, è normale, abbiamo questo problema dell'attenzione, certo, è una cosa normalissima. Allora mi chiedevano sempre, mamma, ma perché sono così agitati? No, ma possiamo condividere questo strumento? Ed è poi il senso di Sahaja Yoga, cioè il diffondere gratuitamente, perché stiamo parlando di amore, no? Di pace, di armonia, e quindi può essere solo di armonia, a me piace molto la parola armonia. Ma infatti Sri Mataji, che ha donato per più di 40 anni, fino al 23 febbraio 2011, quando poi ha lasciato il suo corpo fisico, ma il suo desiderio, oltre ad avere sempre attenzione sui bambini, come diceva Barbara, è proprio di diffondere questo messaggio di pace e di amore, e ha permesso a noi semplicissime persone che facciamo altro nella vita proprio di andare per il mondo e diffondere questo messaggio d'amore, perché l'amore si può solo donare. Io volevo sapere in quante scuole questo progetto adesso? Questo progetto adesso è diffuso in molte scuole in Italia, si parla molte di un centinaio di scuole. Sì. Sì. Da nord a sud? Sì, esatto, e oltretutto anche a livello proprio internazionale, perché poi l'Inner Peace Day è stato organizzato un po' in tutto il mondo, quindi... E la diffusione è nata proprio da quello che diceva Anna Maria, cioè l'esigenza delle maestre e anche dei bambini a volte, no? Vedendo certe situazioni, anche le maestre osservando magari i bambini che già fanno questo percorso si sono rese conto che in effetti può essere uno strumento utile. Abbiamo dei risultati anche scientifici, specialmente sui disturbi del deficit di attenzione.
E in Australia ci sono proprio delle ricerche in corso su questo tipo di meditazione saggia. Penso anche sull'ansia, vero? Anche sull'ansia, sull'ipertensione, cioè su tutti questi disturbi che poi diciamo sono dovuti a uno squilibrio interno, no, di questi canali energetici, quindi fondamentalmente... Ma se uno vuole imparare, quindi come deve fare? Quindi lì Allora, certamente. Saja Yoga Facile, www.sajayogafacile.it, non c'è la sezione per i bambini, no? Ma ci sono tutti i centri, basta andare lì, cercare il centro di appartenenza, chiamarci, contattarci, è gratuito. E quindi niente, dobbiamo solo condividere nella gioia. Però mi permetto di dire che Saja Yoga è stato utilizzato anche nel campo medico come prevenzione, siamo andati nelle carceri, siamo andati nelle ASL, negli ospedali, in quel caso come prevenzione per le malattie, moltissime malattie legate appunto a problemi di pressione. Abbiamo dei risultati scientifici tra l'altro che hanno dimostrato proprio la validità, no? Facendo questa terapia per quanto riguarda appunto l'attenzione, per quanto riguarda la pressione, ma anche adesso è stata considerata come opportunità, come vengono considerate anche altre tecniche, anche per sopportare il dolore in alcune fasi poi in qualche di magari malattia. Durante la terapia del dolore, certamente molto importante. E poi magari far riferimento a un osteopata. E permettetemi di dire, io ci unirei anche la meditazione, perché probabilmente anche lì ci si rilassa, no? Con tutte queste tensioni che accumuliamo tutto il giorno, sarete d'accordo? Però la cosa incredibile, ecco, poco fa loro dicevano, questi bambini hanno difficoltà per esempio a stare seduti in terra proprio per via di questa postura sbagliata. È incredibile, bambini delle scuole elementari. Perché comincia, come dicevo, poi hanno infatti anche problemi, noi facciamo fare anche esercizi sulla respirazione, perché hanno proprio infatti cominciano ad avere un po' la schiena curva, la testa bassa, no? Non riescono a stare in una posizione... Neanche a fare un respiro totale, no? Bravissimo, perfetto. E quindi cosa succede? Che abbiamo dovuto prima di tutto farli rilassare, no? E mano a mano abbiamo notato che si rilassavano e piano piano si allargava anche il torace, riuscivano a essere più diritti quindi in questa posizione, e l'energia Kundalini riusciva tra l'altro poi a salire con maggiore facilità e loro riuscivano a percepirne i benefici. Ecco, lei ha detto allargare il torace, no? Questa cosa del torace allargato per accogliere meglio il respiro è importantissimo. Assolutamente sì. È una cosa che sottovalutiamo a volte. Il problema è chiaramente per i bambini importante, perché se cominciano da piccoli a avere già questi atteggiamenti, da adulti saranno sempre peggio. Ah sì? La sindrome comunque coinvolge anche gli adulti, quindi non è solo i bambini, cioè è una cosa che prende tutti gli utenti di questi strumenti che portano, veramente ci obbligano, poi alla fine diventiamo noi obbligati da loro alla cosa, è paradossale, invece noi di obbligare lo strumento è lo strumento che ci obbliga a atteggiamenti posturali errati, e quindi devono essere tempestivamente governate queste cose. Quando parlavi di attività fisica, ecco, che tipo di attività fisica bisogna fare? L'attività fisica sana è quella del corpo libero, cioè al di là qualsiasi tipo di attività che sia, usando il peso del corpo, perché tutti anche i macchinari, strumenti per potenziare masse muscolari, isolando muscoli, queste cose sono scorrette, cioè non sono naturali, sono innaturali. Camminare forse è un'ottima medicina. Camminare va benissimo, però l'attività fisica, proprio la ginnastica classica, quella che si fa il corpo libero, la ginnastica, corpo libero, stretching, immagino, perché poi il problema, ecco, volevo dire questo, cioè quando anche noi studiavamo e eravamo chini sullo scrittoio per studiare, stavamo chini 3 ore, a parte che lo scrittoio comunque era più alto del tablet, perché il tablet normalmente lo poggiamo sulle ginocchia. Verissimo. Quindi ancora di più ci insegniamo. Siamo costretti a stare molto piegati in avanti. Ma dopo le 3 ore di studio, 4 ore, uno usciva e faceva l'attività normale. Il problema è che questi bambini studiano in posizione così, escono e lo continuano ancora. Vero, tornano a casa, un bel tablet lì. Fuori, cioè, My